Ciao amici, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi torniamo a parlare di dashcam molto particolari e lo facciamo con questo nuovo prodotto della Lamto modello DC22. Perché vi dicevo una dashcam un po' particolare e sono contento di avervela portata nel canale. Primo perché non ha un costo esagerato. Il canale principale ha un angolo visuale di 140 gradi, mentre il canale interno che va a riprendere internamente al nostro abitacolo ha un angolo visuale di 170 gradi. Entrambi possono registrare fino a 1080p a 30 fps. Nella parte principale c'è scritto LTE, che significa? Significa che possiamo utilizzare una SIM per sfruttare monitoraggio in tempo reale da remoto, avvisi se qualcuno si avvicina intorno alla nostra vettura o se la stessa rimane coinvolta in una collisione, un po' come accade con le 70 mai. Ma in questo caso vedete che non abbiamo bisogno di installare un modulo 4G aggiuntivo, GPS integrato per tracciare i percorsi che facciamo con la nostra autovettura. La registrazione dei filmati avviene su una micro SD da 32 GB fornita con la dashcam. Il monitoraggio di parcheggio tramite radar e sensore G di collisione è attivabile tramite la presa OBD2. Questa cosa facilita non di poco l'installazione. Io direi di andare a vedere il contenuto di questa dashcam, ve la faccio vedere da vicino come è strutturata e poi andiamo fuori per collegare il tutto nella mia Nissan Qashqai. Venite. Contenuto super minimal. Troviamo il libretto di uso e manutenzione in inglese, c'è scritto tutto ragazzi, 2 pellicole antistatiche, una levetta in plastica per far passare i cavetti, attacco da parabrezza, micro SD da 32 GB e questo è il collegamento per la presa OBD2 sia per i 12 volt che per i 24 volt. Possiamo scegliere il voltaggio. Per ipotesi mettiamo un voltaggio di 12 volt. Quando la batteria dovesse scendere sotto i 12 volt scollega la dashcam proprio per preservare la batteria della nostra vettura e non rimanere a piedi. 3 tasti frontali: accensione e spegnimento, disattivazione dell'audio della telecamera interna, bloccaggio di un video. Slot per la micro SD, slot per la SIM, forellino di reset, microfono e USB di tipo C, telecamera principale e telecamera interna che può ruotare manualmente. Questo è quanto. È giunto il momento di testare questo famoso radar, o meglio rilevamento di movimento.
Avviso arrivato in tempo reale. Attività rilevata intorno alla nostra autovettura. 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3 prova, registrazione audio e video con la nuova dashcam Lamto modello DC22. A dopo! A questo punto tiriamo le somme della recensione e vediamo brevemente i pro e i contro di questa Lamto DC22. Sicuramente buona l'idea del radar, già visto su altri modelli di dashcam, vedi Tiesfong. Avete visto che in qualsiasi angolo della mia autovettura mi avvicini in maniera furtiva, scatta la registrazione, quindi abbiamo la nostra autovettura veramente protetta a 360 gradi. L'applicazione OBox Pro scaricabile dal Play Store ci consente di visionare in tempo reale cosa accade intorno alla nostra autovettura, riprodurre i video registrati o registrare un breve video, scaricare i video nel telefono ed inviare un messaggio tramite l'altoparlante integrato della dashcam. Se ti avvicini alla mia Qashqai ti spezzo le braccine. E gestire tutte le impostazioni. Ovviamente tutto questo che vi ho elencato è possibile averlo se si utilizza una SIM dati all'interno della dashcam. Nella dotazione di accessori trovate una SIM dati EIOT Club utilizzabile gratuitamente per 7 giorni. Dopodiché si dovrà attivare un piano dati a vostra scelta. Io personalmente ho utilizzato la classica SIM che uso sempre, una SIM della TIM. Per farla funzionare correttamente ho dovuto impostare in modalità manuale i dati dell'APN tramite l'applicazione. Altra cosa interessante di questa DC22 è il monitoraggio di parcheggio tramite rilevamento di movimento o rilevamento di collisione. Quando la dashcam rileva un evento, l'applicazione OBox Pro invia un avviso immediato allo smartphone con possibilità di visionare il filmato registrato. La sensibilità dei sensori può essere regolata per minimizzare i falsi allarmi.
Ora passiamo alle cose che, secondo il mio modestissimo parere, si possono migliorare. Partirei immediatamente dai filmati in HD che registra questa dashcam. Diciamo che sono discreti durante il giorno, ma durante le ore notturne perdono di definizione, soprattutto se paragonati con filmati di dashcam di ultima generazione. Vedi Omni 4K utilizzata in questa recensione. Altra cosa molto importante che vi devo dire è che questa DC22 utilizza un cloud a pagamento. Durante l'attivazione possiamo usufruire dei 30 giorni gratuiti del cloud, quindi per 30 giorni la dashcam salverà i filmati nel cloud in modalità protetta. Ok, trascorsi i 30 giorni dobbiamo necessariamente attivare un abbonamento in base alle nostre esigenze. Se non facciamo un abbonamento al cloud, i filmati verranno salvati solo ed esclusivamente nella micro SD da 32 GB. Secondo il mio modestissimo parere è una grande minchiata. In che senso? Ve lo spiego subito, perché se la dashcam va a rilevare l'evento vandalico, quindi registra la persona che ci danneggia la nostra autovettura e il soggetto, sempre lo stronzo, si accorge che la dashcam ha registrato il filmato, basta che rompa il finestrino e ci fotta la telecamera e noi non avremo più quel filmato. Che vuol dire? Che te la vinde il culo. A differenza della 70 mai, in questo caso la Omni 4K, dove ci danno uno spazio cloud gratuito di 500 MB, quindi sufficiente per poter registrare un evento del genere. Ultima cosa, e poi giuro mi taccio, è per quanto riguarda la telecamera posteriore assente su questa DC22. Tirando le somme, se questa DC22 migliorasse la qualità dei video e aggiungesse una telecamera posteriore e magari dasse anche il cloud in maniera gratuita come lo fa la 70 mai, diciamo che potrebbe in qualche maniera disturbare molto questa Omni 4K o comunque similari. Se il video vi è tornato utile, vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace, grazie di cuore come sempre. Con l'occasione, ragazzi, vi porgo i migliori auguri di buone feste, di fine anno e di buon inizio anno 2026 e speriamo che ci porti tanta pace e serenità a tutti. Un bacione da Francesco, ciao belli, vi voglio bene.